prigioniera, una cosa del genere, e per andare tipo nella zona protetta di questo gioco, adesso non ricordo, sono scivolata e sono finita contro lo stipite di una porta di ferro delle elementari e mi ricordo di aver visto tutto nero per tipo 30 secondi. Dopodiché mi hanno portato in infermeria e poi hanno chiamato mia mamma e siamo andati all'ospedale. A parte che per poco non ho perso un occhio, quindi comunque sono stata fortunata. E mi ricordo che io ridevo probabilmente perché non lo so, l'adrenalina
sognavo, a volte mi svegliavo col cuscino bagnato e a volte con le coperte bagnate. E vabbè, penso abbiate capito il senso. E questa cosa che a volte lo sognava e piangeva nel sognarlo e si svegliava col cuscino bagnato di lacrime, e invece a volte si svegliava con le coperte sporche e che quindi anche nel sogno ci fosse ancora questo desiderio incredibile, mi fa venire una tristezza. Cioè, io mi ricordo che lo stavo leggendo sempre di notte, perché comunque anche alle superiori non dormivo molto, cioè spesso mi svegliavo di notte e leggevo. Mi ricordo che l'ho letto, questa che è praticamente l'ultima pagina, l'ho letta di notte e non riuscivo a smettere di piangere, e mi ha lasciato un vuoto incolmabile. E anche la frase Jack, lo giuro, è terribile, ma questo pezzo del libro di Brokeback Mountain mi è rimasto dentro come un macigno che non penso, cioè non penso potrò mai più rileggere quel libro solo per questa frase. Andando avanti, spero che si capisca, perché come al solito io blatero. No, una cosa che non sapete di me, perché penso che io non ve l'abbia mai detta. Voi sapete che leggo tantissime fanfiction, mail slash mail, e adesso si usa il termine yaoi anche per le fanfiction che non sono con personaggi tratti da manga, quindi lo metto tutto insieme. Ma la prima mia fanfiction yaoi, da dove è iniziato tutto? È iniziato tutto da una fanfiction di Inuyasha e Kagome, che sono una coppia maschio-femmina. Ho iniziato a leggere fanfiction di Inuyasha quando ero in prima superiore, e in questa fanfiction bellissima, poi che mi piaceva molto, di Kagome e Inuyasha, era stata inserita, non so, non mi ricordo in che contesto, una ship tra due personaggi uomini che non mi ricordo se fossero, secondo me erano Sesshomaru e Naraku, ma non sono sicura. E da lì poi sono impazzita, ho letto questa cosa e ho iniziato basta a leggere solo cose yaoi, quindi l'inizio di tutto è stata questa fanfiction di Inuyasha non voglio neanche, non so che anni erano, ma troppo tempo fa. La decima e ultima cosa che non sapete di me, ma secondo me forse lo sapete, però secondo me l'ho detta in video vecchissimi, che so che voi sapete che sono appassionata di manga da quando ero piccola, che ho tantissimi manga, ma in realtà a me piace tantissimo anche Diabolic, che è appunto un fumetto italiano, e ho tipo i numeri vecchi, ce li ho tutti, ho davvero tantissimi Diabolic, li ho anche ereditati da un parente, ma tanti li ho comprati, e adoro Diabolic per un sacco di temi, e non amo tanto i fumetti a parte appunto i manga, e anche perché Diabolic è praticamente autoconclusivo di solito, cioè sempre sono storie che poi si esauriscono nel volumetto, quindi di solito